Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi diamo un'occhiata alle auto più economiche sul mercato, soprattutto alle auto che rientrano dentro i 15.000 euro di prezzo. Faremo una stima dei modelli che sono presenti sul mercato, che ovviamente i prezzi di listino base sforeranno i 15.000 euro in alcuni casi, ma con la presenza degli incentivi e con la presenza della possibilità di fare finanziamenti, quindi di rateizzare la cifra e di rottamazione, i prezzi vedremo che caleranno sensibilmente. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Avevo fatto un video già tempo fa riguardo i modelli più economici del 2022. Devo dire che non sono rimasto stupito quest'anno, perché i modelli sono un po' sempre gli stessi. Andiamo a vedere quali sono. Non farò una lista delle auto che mi piacciono di più, ma faremo una lista in base ai costi dal più basso al più alto. Partiamo con l'auto più piccola di casa Kia, la Kia Picanto con il suo motore 1000 Urban. Esce a un prezzo di listino di circa 14.000 euro, ma da questa cifra, se abbiamo un'auto da dare in rottamazione, la cifra già scende a 13.000, ma il prezzo più interessante si ha col finanziamento. Dando un anticipo si riesce ad arrivare ad una cifra di 11.750 euro e la poniamo tra le auto veramente più economiche sul mercato oggi. Andando avanti abbiamo Toyota Aygo Cross 1000 con 72 cavalli. Anche qui bisogna fare attenzione agli allestimenti, perché ci sono allestimenti che costano di più, ma gli allestimenti base di quest'auto la fanno uscire a circa 15.500 euro, mentre se accediamo al finanziamento e alla rottamazione riusciamo ad arrivare a circa 11.000-12.000 euro di prezzo finale. Quindi un prezzo molto basso per una Toyota, che comunque è un'auto molto valida, seppur abbastanza piccola, quindi parliamo di auto piccole. Successivamente abbiamo la Fiat 500. La Fiat 500 Hybrid, il suo motorino da 1000 cc da 70 cavalli, viene 17.800 euro di listino, ma se accediamo, come per ogni automobile, a incentivi e rottamazioni, il prezzo cala fino a 12.300 euro. Questo per un'auto che è sì piccola, però ha un sacco di carattere e molto stile, cosa che magari le altre auto della stessa fascia di prezzo magari non ci danno. Abbiamo la famosissima Panda, che si è praticamente imposta sul mercato grazie alla sua capacità di carico, alla sua linea un pelino più moderna rispetto al passato. La troviamo in diverse motorizzazioni, tra cui hybrid, quindi ibrido elettrico, e la versione GPL 1069 cavalli. Parte da un prezzo di listino di circa 16.000 euro, ma con gli incentivi e la rottamazione riusciamo ad arrivare a un prezzo di 12.400 euro. Abbiamo anche un'altra super famosa, la Lancia Y Gold Hybrid, che esce a un prezzo di listino di 19.000 euro, una delle auto più di moda, che arriva ad un prezzo di circa 13.000 euro quando cediamo al finanziamento e ai vari incentivi. Ed eccoci qui con la Hyundai i10, un'auto che purtroppo a me non piace. La linea è molto vecchiotta, l'auto è piccola, ma il segmento è quello. Il motore è un 1067 cavalli, ha un prezzo di partenza di 16.000 euro, che insomma è abbastanza alto se la dovessimo comprare a questa cifra qui, ma riusciamo ad arrivare a 14.000 con rottamazione e permute. È tra le più economiche, però il prezzo di 14.000 euro rispetto alle altre, ad una Lancia Y, ad una Panda o comunque a una Fiat 500, non la mette proprio in una situazione buonissima, perché esteticamente non mi fa impazzire e rispetto alle altre costa un po' di più. Andiamo avanti con Renault Twingo. La Renault Twingo è la penultima della lista, esce con un motore 1000 da 65 cavalli ad un prezzo di listino di 15.000 euro e col finanziamento e la rottamazione riusciamo ad arrivare intorno ai 14.000 e poco più. L'ultima in assoluto della lista è la Dacia Sandero, esce con il suo motore 1000 Renault da 100 cavalli turbo, c'è la versione GPL e la versione benzina, mentre le altre automobili che abbiamo visto in classifica hanno un prezzo di partenza senza incentivi eccetera che supera i 15.000 euro. Dacia Sandero parte con un prezzo di base più basso, che è intorno ai 14,7, dipende dalla motorizzazione che andiamo a cercare. Questo è il prezzo per la versione benzina, quindi non GPL, con un motore da circa 70 cavalli, 14.700 euro, e bisogna vedere se con rottamazione e incentivi e finanziamenti riusciamo ad accedere ad un prezzo
prezzo un pochettino più basso. Dacia Sandero, diversamente dagli altri modelli, è la più grande in assoluto, perché è una macchina che è grande come una Golf praticamente. Alla fine di questo discorso, in vista di un acquisto di un'automobile che magari poi devo andare a rivendere, andrei su marchi un pochino più blasonati o comunque su modelli di auto un pochino più modaiole, quindi Lancia Y, Fiat 500, Toyota Aygo. Sono automobili che i giovani cercano, perché la Lancia Y e la Fiat 500 sono i modelli di auto, probabilmente sono delle city car che si trovano praticamente ormai ovunque. La situazione di dover rivendere questo tipo di automobili, sia più facile la rivendita. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Seguitemi su TikTok, Instagram, Facebook, mi raccomando, e accendete la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!